Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi continuiamo a parlare di un discorso molto importante in ambito di blues e non solo. Si parte. Che ruolo ha avuto la musica nera negli Stati Uniti? Ha avuto un ruolo fondamentale, c'è stata proprio una sorta di bomba che è stata scagliata dal punto di vista culturale e artistico su questa zona, all'inizio legata al sud degli Stati Uniti, e poi vedremo come nel corso degli anni questa bomba si diffuse un po' in tutti gli Stati Uniti fino a rimbalzare in tutti gli stati del mondo. Innanzitutto parliamo di una grammatica musicale africana, che era una grammatica musicale legata molto ai cori, quindi voce solista e cori, come ritroveremo anche nel jambu, nella rumba cubana e portoricana e in tutte queste musiche legate alla santeria. Quindi troviamo i cori che poi ritroveremo nel gospel e negli spirituals. Quindi la parte coristica, che era fondamentale in quella che era l'ottica musicale legata ai popoli africani, la troviamo a pie pari proprio nel nuovo continente. Ma non troviamo semplicemente questo, troviamo delle note particolari che poi andranno a influire moltissimo sia nel blues prima che nel rock dopo, legate all'alterazione del quarto grado della pentatonica. Ne parlo molto di questa alterazione perché è una nota dissonante. Dal punto di vista musicale europeo o classico, la nota dissonante o blue note è una stonatura vera e propria, però nell'ambito del blues ha un'ottica sua e rende particolare, peculiare proprio questa tipologia di suono. E questa alterazione la troviamo non solo nel blues, come dicevo, la troviamo anche nel rock e in tanti altri generi musicali che sono direttamente derivati dal blues. Ma non troviamo solamente questa cosa, troviamo anche tante altre situazioni particolari, secondo me degne di nota, come per esempio il discorso delle percussioni. Venivamo da un periodo africano in cui ogni musicista suonava uno strumento o un tamburo. La musica veniva fatta insieme, tante persone che suonavano in un ensemble musicale e a quel punto ogni musicista aveva un singolo strumento. Negli Stati Uniti no. C'è un'evoluzione importante, nasce la batteria, ma la batteria nasce proprio da questi africani che cominciarono a mettere insieme questi tamburi. Uniti i tamburi, cominciarono a percuoterli con le mani. Poi, a seguito dell'evoluzione musicale, utilizzarono delle protesi, cosiddette bacchette, per intenderci bene, e quindi vediamo che tutte le percussioni sono suonate da un unico musicista. Questa è un'evoluzione della musica africana negli Stati Uniti, ma non è semplicemente questa l'evoluzione. La bomba definitiva viene data anche dall'integrazione tra i musicisti neri e i musicisti bianchi nei battelli a vapore del Mississippi durante l'epopea dello swing. E qui devo fare una piccolissima precisazione. Swing significa due cose ben distinte. Significa, in primis, quel genere musicale in tempo tagliato, quindi in due quarti, un cia, un cia, un cia, per intenderci. Ho fatto anche un attimo un piccolo teatrino. Oppure bisogna distinguere il blues dal punto di vista storico, perché l'epopea dello swing è un periodo storico musicale ben delineato che parte dagli anni 30 e finisce all'inizio degli anni 40. Quindi in questa decade c'è proprio l'epopea dello swing, dove questo tipo di musica viene utilizzata un po' da tutti i musicisti che si occupavano di musica strumentale. Altra situazione importante che va a evolvere la musica africana lo si deve al blues. Lasciamo da parte tutto il discorso legato alle cigar box, alle washboard, agli strumenti handmade o down home, come venivano definiti, ovvero quegli strumenti musicali che venivano da quello che trovavano sotto casa, da qui down home proprio. Nel blues c'è un'altra evoluzione della musica africana in territorio americano, perché nel blues c'è un singolo musicista che suona e canta da solo tutto il discorso legato alla propria esistenza e alla propria sofferenza. Ne abbiamo parlato nel video dove discutevamo del discorso legato alla differenza tra blues e gospel.
Questa era un'altra evoluzione importante. Poi parliamo delle contaminazioni. La contaminazione in musica dal Novecento in poi è fenomenale, non solamente negli Stati Uniti, se avremo modo ne parleremo anche per quello che riguarda altri paesi. La contaminazione è vitale. Dal blues derivano tanti altri generi. Il country si mescola al blues e dà vita al bluegrass. Il blues diventa elettrificato e crea il rhythm and blues. L'evoluzione pop del blues dagli anni 50 in poi crea il soul, e su questo faremo un altro video ad hoc, dato che mi è stato anche richiesto. Quindi vedete come questa bomba musicale parte dall'Africa, arriva nel sud degli Stati Uniti, va a contaminare tutti gli States e poi rimbalza in Europa. Rimbalza prima in Inghilterra, poi in altri paesi. Quindi vedete come c'è stato questo giro di boa fondamentale in ambito musicale, grazie proprio a questi generi africani. Questo è successo negli Stati Uniti, a Puerto Rico, a Cuba, in Messico, in Colombia, in Argentina, in Cile, in Brasile. Sono successe altre cose, sempre legate alla musica africana, che chiaramente sono differenti perché il tessuto sociale dove queste musiche andavano ad operare era molto diverso. La stirpe coloniale era diversa, non era inglese ma era spagnola o portoghese, però vedete come tutto un po' riporta. L'evoluzione parte comunque dall'Africa e arriva in tutto il mondo. Forse non sarà un caso che un celebre brano tipico della tradizione africana parlava di Mama Africa, forse perché da lì, come dicono anche gli antropologi, arrivano un po' tutte le culture. Alla prossima puntata, iscrivetevi al canale, vita sana, bye bye! Salve amici, ben trovati ad un altro appuntamento con una storia di blues. Oggi continuo a fare le specifiche che ho già iniziato nel video precedente quando parlavo di early blues e di blues elettrificato. Devo fare un'altra specifica, che poi è un discorso che viene poco portato avanti. A me questa cosa dispiace un po' perché è importante. Allora, blues spiritual, o spirituals, o gospel. Differenza ce n'è? Sì, ce n'è molta di differenza. Partiamo dal presupposto: il blues riguarda, per quello che concerne i testi, il lamento, la tristezza, la noia, la sofferenza o la vita comune di un singolo individuo, il bluesman, che si accompagna utilizzando un singolo strumento: la chitarra, la concertina, la cigar box, la washboard, l'armonica a bocca che l'alterna al canto. Bene, blues, va benissimo. Quindi testi e organizzazione musicale, che poi questa tipologia di musica è già di per sé un giro di boa importante, perché questi afroamericani erano abituati a suonare e cantare in gruppo quando erano in Africa, portati negli Stati Uniti continuano a cantare in gruppo. Nel blues invece c'è il singolo elemento, che è una novità assoluta per la musica afroamericana. Per quello che riguarda gli spirituals, i gospel, innanzitutto parliamo del canto di un gruppo di persone, di una comunità di persone che si rivolgono ad un'entità superiore, un Dio superiore. Oh my Lord, oh my God e bla bla bla, tutte queste storie classiche che troviamo nel gospel. Quindi un gruppo di persone con il canto base dal punto di vista del testo di carattere religioso, che riguarda una speranza, un'ipotetica redenzione. Quindi vedete come si crea una dicotomia: nel blues c'è la dannazione del singolo individuo, nel gospel si canta la speranza a Dio, il gruppo di persone, la comunità o tutti gli afroamericani insieme. Quindi questa è la grande differenza tra le due fazioni: da una parte il bluesman, da una parte il gospel e gli spirituals. Come vedete, lo spiritual, i gospel, hanno il gruppo, quindi questo arriva a piè pari dall'Africa. Il gruppo di persone che in Africa cantava, lì si trova a cantare, fare cori, quindi resta, è più concisa, è più chiara
quella che è la grammatica musicale, è africana, con testi chiaramente in inglese, ma è africana. Il blues è anch'esso afroamericano, ma stravolge il gruppo, non c'è più il gruppo, c'è il singolo, l'uomo da solo, dannato, il vagabondo, magari cieco, che va in giro nelle strade sterrate con la sua chitarra e viene preso a randellate, viene rapito, rapinato, picchiato, sfruttato, messo in galera, e poi lui fa figli con chiunque, e lui si ubriaca, e lui beve il cane dit, e fa tutte queste cose. Quindi due situazioni totalmente differenti. Bene, ci siamo levati un sassolino nella scarpa con questa puntata. Grazie da Dario Spesani. Vi ricordo, come di consueto, iscrivetevi al canale. Bye bye, have a nice night e soprattutto vita sana. Bye! Buonasera amici, bentornati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues nella nuova Location 2023. Oggi parliamo della catalogazione del blues nelle musiche world e popolari. Si parte. Allora, mi è stata fatta molte volte questa domanda da alcuni amici, da alcuni webnauti, da diverse persone, e riguardava il discorso del blues. E la domanda era sempre quella: ma il blues rientra nella world music, nella musica popolare, oppure no? Allora, la risposta è sì e la risposta è no. Andiamo però ad argomentare bene la situazione. Allora, innanzitutto è sì per quello che riguarda l'early blues, dal 1800 fino alla fine degli anni 40. E inserisco anche quel blues rurale e radicale che ancora adesso si suona nel sud degli Stati Uniti. È musica popolare quella? Sì. È world music? Sì. Per quale motivo? È world music perché è una musica di una determinata zona del mondo, veniva fatto solo in quella zona, sud degli Stati Uniti, il blues radicale, l'early blues. Per di più aggiungo anche che veniva fatto con strumenti tipici come le cigar box guitar. Ne abbiamo qui una, eccola qui. 3 corde, sol, re, sol, accordatura aperta di sol. È uno strumento world. Rientra in quella fattispecie. La washboard. Ce n'ho una anche lì sotto, però ve la farò vedere negli short, così almeno la enfatizzeremo ancora di più dal punto di vista artistico. E quindi ci sono degli strumenti tipici, anche se non è la condizione sine qua non, perché anche se utilizzavano esclusivamente uno strumento come la chitarra, ma comunque era un tipo di musica che per testi, per altro si poteva catalogare nel genere musica popolare, non servivano per forza gli strumenti tipici, ok? Poi c'era il wash bass, c'erano tanti altri strumenti, c'era la bottiglia del whisky nella quale si soffiava dentro e dava una sonorità particolare, quindi capite, il kazoo dentro il bicchiere di whisky. E sono tutte piccole cose che creano comunque quella peculiarità dal punto di vista musicale. Quindi questo tipo di blues dal 1800 fino alla fine degli anni 40 dal punto di vista discografico è stato registrato dagli anni 20 in poi, chiaramente solo per 30 anni, però sono basi di un altro tipo di blues che invece non rientra nel discorso world. Quindi blues, early, ok, rientra a pie pari nella musica popolare perché è world, perché è di una precisa zona del pianeta, contraddistinta, ha un tipo di testi legati alla vita di tutti i giorni, alla vita popolare, alle usanze, a tutte queste situazioni riconducibili alla musica popolare. Utilizza strumenti tipici handmade proprio di quella cultura, di quella zona. Quindi early blues a pieno titolo world music. Se invece andiamo a parlare del blues dagli anni 50 in poi, dopo Chicago sapete benissimo, no? Dopo la diaspora da Kansas City tra jazz e blues si arriva a Chicago,
poi si comincia a fare blues elettrificato, il blues rurale, quello di cui vi ho appena parlato. A Chicago non piaceva tantissimo, lo stesso Muddy Waters che arrivò dal Mississippi aveva qualche problema. Muddy, prendi un cacchio d'amplificatore perché la tua chitarra così non va bene. La gente non la vuole sentire la chitarra del sud perché erano campagnoli, loro erano cittadini dei campagnoli, della musica rurale, non gliene fregava assolutamente nulla. Muddy Waters prese l'amplificatore e cambiò il modo di suonare. Non è più la musica popolare, vedete, è una musica elettrificata dagli anni 50, Chicago, Los Angeles, New York City cominciano a produrre blues, quindi diventa già un discorso nazionale e non è più semplicemente del sud. Poi arrivano gli inglesi, primi anni 60, arriva Brian Jones, che è il primo chitarrista europeo a utilizzare lo slider, John Mayall, arriva Clapton, gli Yardbirds, i Cream, tutta questa gente qui che viene dall'Europa. E cominciano a fare blues, quindi capite, non è più il blues quello popolare, etnico, rurale del sud degli States, ma è una cosa molto differente. È un fenomeno internazionale, quel tipo di blues, quel blues elettrificato dagli anni 50 e poi in poi non è world music. Sì, d'accordo, però c'è la Blue Note, che è un'alterazione del quarto grado della pentatonica, che si rifà molto agli strumenti africani. Ok, c'è rimasta una traccia world che era in quel tipo di fraseggio, ma ormai dagli anni 50 in avanti il blues si è internazionalizzato, ok? Quindi non possiamo definirlo come world music dagli anni 50 e poi, mentre prima sì. Non altro da aggiungere. Intervento abbastanza conciso, vi ricordo i nuovi appuntamenti di Storie di Blues riprendono regolarmente dal nostro nuovo studio. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Alla prossima puntata, bye bye, have a nice night, vita sana! Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Continuiamo a parlare di differenziazioni musicali. Sembra quasi una parolaccia, però è così. Si parte. Allora, innanzitutto, per quello che riguarda il blues e il soul, cosa sono? Il blues ne abbiamo parlato a lungo. Se guardate i vecchi video che ho fatto, 4 chiacchiere in auto con Aspesani, che sono video molto informali dove si chiacchiera proprio di blues in maniera tranquilla, ho fatto diverse distinzioni tecniche. Allora, innanzitutto, per quello che riguarda il blues ne sappiamo abbastanza, anzi molto, se guardiamo un po' tutti i video, che sono veramente tanti. C'è una bella differenziazione da quello che riguarda il blues con gli altri generi, ne abbiamo parlato. Il soul è l'evoluzione pop del blues. Parlammo anche che alla fine della seconda guerra mondiale si cercava un po' di leggerezza, un po' di musica tranquilla, spensierata, con testi scanzonati, senza stare tanto a lamentarsi o a parlare dello spleen e delle maledizioni dei bluesmen. Il soul nasce proprio per questo motivo, perché è l'evoluzione pop del blues. Ci fu proprio questa etichettatura legata a questa musica. Chiaramente perdiamo tanti degli accompagnamenti base tipici del blues radicale, quindi quei famosi 3 accordi in settima. Qui si evolve la situazione in un ambito più commerciale. C'era stata una variazione già dopo Kansas City, in quella grande diaspora che divise il blues dal jazz, dove ci rimasero sotto personaggi come Duke Ellington, e ne parliamo anche in The History of Robert Johnson and Delta Blues, dove a quel punto lui non sapeva più se era un bluesman oppure un jazzman. Quindi vedete come la situazione diventa variegata e complessa. Il soul è la parte pop. L'influenza pop del blues porta a un allargamento di quei 3 accordi in settima, in giri armonici più complessi, dove una radice africana resta, ma si dà spazio anche alla musica americana, alla musica folk americana unita insieme. Quindi troviamo delle melodie che sono molto più simili, per dire, a quello che poteva essere quella della Carter Family e meno a quello che era Robert Johnson, per fare proprio un paragone semplice all'acqua di rose. E poi ci fu un passaggio importante dove questo stemma, fisicamente soul music, appariva in diversi dischi.
La principale fautrice resta l'Atlantic Records, che fece un'operazione di marketing pazzesco. Scritturò i migliori artisti legati alla musica pop blues, cosiddetta soul, come Ray Charles, Aretha Franklin, quindi vedete dei nomi molto importanti che hanno fatto la storia, perché comunque il blues restò in parte di nicchia, mentre il soul fu quello che ebbe maggior successo proprio perché aveva questa musicalità, questa orecchiabilità che era molto più vicina alla gente comune. E non è poco dal punto di vista commerciale. Negli Stati Uniti esistevano etichette che facevano musica nera, poi c'erano le etichette che facevano musica soul, ma nella musica soul non erano tutti neri. Parlo dal punto di vista non offensivo, ma dal punto di vista etnico, antropologico. Ma c'erano anche dei bianchi che facevano soul. Perché? Perché c'era questo intreccio di culture. Quindi, racchiudendo la situazione, il blues, soprattutto quello radicale, è il famoso blues in 3 accordi di settima, o in 2 accordi, o un singolo accordo, o in accordatura aperta, e tutte le storie che ne vengono dietro. Il soul è una delle evoluzioni del blues che si occupa invece di un'altra parte molto importante, che è della contaminazione con la musica allora popolare e commerciale degli Stati Uniti. Infatti ci sono stati dei personaggi che hanno fatto la storia della musica soul, passando proprio tra il miscuglio di quelli che erano i brani tradizionali legati al blues, rivisitati con arrangiamenti più orecchiabili alla gente comune, e resta da un'altra parte invece il blues che si può trasformare in rhythm and blues, ma tiene comunque quasi costantemente fino alla fine degli anni 60 quella connotazione basata sui famosi 3 accordi di settima. Poi vediamo, poi dal 71-72 cambiano le cose. Se sentite dei brani di altri bluesmen cominciano a variare un po' gli accordi, restando sempre quella grammatica in parte blues, ma tenendo conto di quello che era l'orecchio musicale, perché dopo quel punto, signori, ci troviamo dinanzi a un fenomeno fondamentale che si chiama casa discografica, la quale produce per guadagnare. Quindi la radicalità di tante tipologie di musica sono state lasciate da parte. Anche dopo l'epopea del folk revival sono state lasciate da parte personalità un po' più fresche, un po' più spicciole, più adatte alle persone comuni. Come la mettiamo? La commercialità, ahimè, va sempre e comunque ad influenzare la musica. Buonasera amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo di Sam Lightning Hopkins, uno dei più importanti bluesmen degli anni 40 e 50. Nato il 15 marzo del 1912 in Texas, quindi ancora una volta torniamo in Texas. Ci siamo già stati quando abbiamo fatto un video sul moderno, tra virgolette, Steve Ray Vaughan. Ci torniamo adesso perché è importante parlare di questa tipologia di blues, che è un blues molto combattivo, molto combat, perché ha una verve molto importante, leggermente meno malinconico e forse un po' più rozzo, perché magari quelli che venivano dal Texas avevano, tra i vari trascorsi nei penitenziari e quant'altro, avevano una forza maggiore. C'è un personaggio cardine fondamentale, ne abbiamo già parlato quando uscì il film The History of Robert Johnson and Delta Blues, dove c'è quella piccola parentesi sul folk, parlavamo di Led Belly, e ci riconduce lo stesso Led Belly come Lightning Hopkins a un altro personaggio che era Blind Lemon Jefferson. Perché questo? Perché Lightning Hopkins deve la sua formazione musicale, oltre a tutto quello che ha imparato nel Texas, nel profondo sud e nel penitenziario, lo deve proprio a Blind Lemon Jefferson, il quale gli insegnò tantissimi modi di suonare, di interpretare musica e di conoscere brani popolari che venivano direttamente dall'Ottocento. Lightning Hopkins è un personaggio che dopo aver accompagnato Blind Lemon arrivò sulla scena d'America, arrivò in televisione, arrivò proprio in tutti gli schermi delle TV americane. C'è ancora un video che gira dove c'è una giovanissima Joan Baez che lo guarda estasiata nel suo modo simpatico di suonare la chitarra, perché poi lui era una sorta di showman, non era semplicemente quel musicista blues. Lui ogni tanto faceva tra un finger picking e l'altro e batteva anche la paletta della chitarra, quindi dava del tempo, dava dei colori, creava dei piccoli intrattenimenti aggiuntivi alla canzone stessa. Un personaggio
personaggio molto molto importante nel blues, come vi dicevo, che non è passato questa volta per Chicago, ci è arrivato dopo, ci è arrivato con la televisione. Lui è partito proprio dal sud. Una volta scarcerato dal carcere di Houston, lui comincia a fare un bel pellegrinaggio tra tutte le zone del sud e torna dopo tanti giri proprio a Houston. Nel 1946 la tale scout, tale Lola Ann Cullum, assiste a una sua performance e convince Sam a firmare il suo primo contratto con la Aladdin Records. E poi c'è una collaborazione importante con Wilson Smith, poi Hopkins si trasferisce a Los Angeles e già dal 1946 inizia a incidere proprio con questo duo, con Wilson Thunder Smith, insieme chiaramente a Lightning Hopkins. La comunità afroamericana è molto contenta di questo personaggio. Perché? Perché Lightning Hopkins rappresenta in pieno il bluesman, secondo loro, fino al 54, quindi per 8 anni continua a registrare, e nella scia del folk revival anche Mac McCormick riscopre la sua musica con l'aiuto del musicologo Sam Chartan e registra dei nuovi album con la Folkways Records. Arriva a New York City, alla Carnegie Hall, che era il tempio musicale dove tutti i più grandi artisti statunitensi e internazionali si andavano ad esibire. Era il 1960 e da lì comincia la grande produzione non solo musicale ma anche nei film di questo personaggio, e poi arriva chiaramente il momento del declino, come capita un po' a tutti i musicisti. Guarda caso tutti muoiono tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, perché chiaramente quelli che hanno fatto la vera storia del blues sono tutti personaggi che sono nati nei primissimi anni del Novecento. Per un discorso matematico legato all'età, chiaramente quello è il giro di boa finale, come capitò a tantissimi altri come Muddy Waters. Nell'82 lui ci lascia, ma lascia tantissimi album, tanto è vero che sono uscite anche delle raccolte che io vi consiglio. 4 album si intitolano, si trovano online un po' in diversi store, e Lightning Hopkins con questa raccolta 4 album, ovvero 4 album in ogni cofanetto a prezzi anche interessanti, presenta la sua discografia migliore. Sono 8 dischi in 2 CD doppi. Poi li troviamo anche di altri artisti, li troviamo anche di Lonnie Johnson, li troviamo di tanti altri musicisti, di Charlie Patton, quindi tanti personaggi che sono stati riscoperti proprio in questi anni con queste grandi raccolte antologiche che contengono i principali album che hanno fatto nel corso della loro carriera. Per quello che riguarda la parte cinematografica, The Blues Excursion to Lightning Hopkins del 69, che è un film incentrato sulla vita di Lightning Hopkins, è stato diretto da Les Blanc e ha vinto il premio come miglior documentario al Festival di Chicago nel 1970. Ecco perché vi dicevo che poi alla fin fine arriverà anche a Chicago e in pompa circensis, chiaramente. E poi un documentario ancora in produzione diretto da Mark Sussman e Mike Snow che si intitola Where Lightning Strikes. Io, come di consueto, vi lascerò dei link interessanti legati a questa figura che, devo dire, è uno dei miei bluesmen preferiti, perché poi lui, oltre ad avere questo suo modo di suonare, quel passaggio della settima diminuita che io utilizzo continuamente, l'ho imparato proprio da Lightning Hopkins. Bellissimo, lo usa su un sacco di canzoni e io ogni volta che faccio questo passaggio mi viene in mente proprio Lightning Hopkins che sorride, dà un colpo alla paletta della chitarra e fa vabbè, siamo andati un po' fuori, però è un personaggio che merita e quindi bisogna che noi lo raccontiamo, lo facciamo rivivere e lo celebriamo. Grazie a tutti voi, vi ricordo di iscrivervi al canale, è fondamentale per far crescere il trade del nostro Dario Spesani Worldland Official. Bye bye. Buonasera amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi torniamo a parlare di quelli che sono i grandi personaggi legati al mondo soprattutto del Delta, anche se poi, come vedremo, la situazione varierà un po', perché da questo personaggio ne scaturiranno tanti altri e ci sarà un'influenza molto forte del Delta Blues, proprio come già abbiamo parlato in diverse puntate, nel Chicago Blues della fine degli anni 40, degli anni 50. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, sigla! Oggi parliamo di un personaggio molto importante dal punto di vista musicale, perché è considerato il padre del blues.
Molti artisti hanno avuto questo appellativo, da Son House a Robert Johnson a tanti altri, ma l'unico vero progenitore del blues come lo conosciamo oggi, chiaramente, ovvero da quanto tempo c'è una traccia proprio fisica dove ci sono delle registrazioni, delle foto, il primo personaggio in questione è sicuramente Charlie Patton o Charlie, c'è questa dicotomia sul suo nome. All'anagrafe era Charlie, ma lui si faceva chiamare Charlie. Per quello che riguarda la data di nascita già ci sono dei problemi. Perché? Perché se eri un uomo di colore, eri nato verso la fine dell'Ottocento, molto probabilmente non si sapeva l'anno preciso di nascita, come è capito anche con Led Belly, si presume 1888. Per quello che riguarda Charlie Patton si presume il 1 maggio, addirittura hanno anche il giorno del 1891, ma altri invece inseriscono altri anni. Per alcuni è nato il 1 maggio del 1887, per altri il 1 maggio del 1894, quindi sono 3 le date, anche se quella più probabile è appunto quella del 1 maggio 1891. Non si sa in quale cittadina nacque Charlie Patton, questa è anche un'altra tematica che è ricorrente nei vecchi bluesmen, nato pressappoco lì, pressappoco in quell'anno. Ai bianchi questo non capitava, anche ai bianchi di basso cabotaggio questo non capitava solo ai neri d'America, agli afroamericani, perché chiaramente era tutto lasciato un po' com'era, senza andare a verificare l'anagrafe di questi singoli personaggi. E Charlie Patton entra prepotentemente nella produzione discografica musicale con tanti singoli, con tante produzioni musicali. Viene classificato, e qui c'è un altro problema, e devo sempre comunque andare a mettere i puntini su lì perché è fondamentale. C'è un altro grande problema, non è semplicemente un bluesman, viene etichettato come genere blues, folk, hillbilly, ragtime, tutti i generi musicali di diretta derivazione del blues oppure diciamo paralleli al blues dal punto di vista storico. In effetti Charlie Patton non era semplicemente il padre del blues, ovvero il primo bluesman che aveva inciso cose importanti, aveva tramandato la cultura del Delta ad altre città, ad altre contee, fino ad arrivare a Chicago, arrivare alla California, ma era anche un capostipite che aveva già anticipato i tempi. Troviamo alcune registrazioni storiche di Charlie Patton molto importanti, tra le più importanti della grammatica blues e dell'ontologia blues di sempre. Come dico, il blues alla fine riporta tutto, nel blues riporta tutto, l'accordo di settima alla fine riporta, la blue note che è un'alterazione che sembrerebbe stonata per alcuni, alla fine riporta. I bluesmen dimenticati o mai conosciuti, morti giovani, alla fine vengono riportati in auge negli anni 70, quindi hanno la fama che non hanno avuto in vita, perché nel blues riporta sempre tutto. Charlie Patton, 1,65 m, 60 kg di peso, una voce potentissima che si udiva già a distanza, si dice addirittura quasi 1 chilometro di distanza, si sentiva la sua voce cantare gli hollers oppure cantare i blues tradizionali con o senza chitarra, ma fu anche uno dei primi a utilizzare delle tecniche di chitarra all'avanguardia. Lui poteva suonare tranquillamente il finger picking, poteva andare giù con dei passaggi di accordi vicini al ragtime, poteva lavorare con lo shuffle, quindi tutte queste novità, quindi attribuendo la parte forte non al ritmo in battere ma in levare, quindi tutte queste situazioni che poi troveremo sia nel genere musicale swing o nell'epopea dello swing, che sono due cose distinte dagli anni 30 e agli anni 40, già lui, che è morto molto presto, perché è morto nel 1934, già lui le aveva sperimentate e aveva fatto dei dischi utilizzando tante diverse grammatiche musicali fondamentali. Lui poteva suonare il blues, incidere un blues lavorando con i 3 accordi, con la quarta e con la quinta dell'accordo della tonica, o poteva lavorare con un brano folk di 2 accordi, re, la, do, sol, sol, re e così via, oppure in 3 accordi con una melodia prettamente folk, molto vicina a quelle che erano le tradizioni irlandesi magari, che non erano sue perché lui era afroamericano, e anche lì potremmo fare una specifica ben dettagliata. Quindi troviamo in Charlie Patton un po' tutto quello che riguarda la musica popolare americana.
Il musicologo Robert Palmer lo considerò addirittura la mente più influente dal punto di vista musicale del XX secolo, perché da Charlie Patton è partito tutto, poi sono arrivati gli altri, poi è arrivato Son House, è arrivato Robert Johnson, e poi è arrivato Howlin' Wolf, di cui parleremo tra un po', è arrivato Muddy Waters, B.B. King e tutta il Sancta Sanctorum del blues degli anni 40 fino agli anni 70-80. Charlie Patton innanzitutto era un ibrido dal punto di vista della razza, perché non era semplicemente un afroamericano. Si narra che la nonna fosse Cherokee, quindi un'etnia Cherokee, un'etnia dei nativi americani, dei pelle rossa. Quindi andiamo a vedere, quindi una componente afroamericana, africana, Cherokee, quindi c'è un po' tutto dentro. Gli indiani d'America e gli afroamericani erano le popolazioni messe un po' ai margini della società statunitense della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, perché tutte le tematiche legate al razzismo finiranno dagli anni 60 agli anni 70, ma ancora oggi se ne sente molto parlare, quindi entrambe queste tipologie di razze hanno avuto dei problemi non indifferenti, dalle segregazioni razziali alla divisione e inserimento in apposite riserve dei nativi americani, tutte queste situazioni che portarono un po' queste popolazioni a livello di border, quindi molto lateralmente considerati dal punto di vista della cultura egemone, che era quella bianca. Bene, Charlie Patton ebbe un grande stile musicale, tant'è vero che uno che poi diventerà importante a Chicago, che era Howlin' Wolf, il lupo ululante. Se vi ricordate abbiamo fatto anche un bel docufilm ridotto sulla Chess Record di Willie Dixon e Phil e Arthur Chess della Chicago degli anni 50, quindi metteremo poi in descrizione anche questo video. E abbiamo parlato un po' della contaminazione che ha avuto la Chicago Blues proprio con personaggi come Charlie Patton, ma non solamente Howlin' Wolf, ma anche lo stesso John Lee Hooker era un pattoniano, definiamolo così, ok? Che è cresciuto al suono di musica di Charlie Patton. Lui poteva arrivare a fare un blues molto ritmato, con i soliti 3 accordi e addirittura molto melodico, come dicevo prima, fino ad arrivare a fare un folk molto strascinato, molto lento, molto dolce, molto delicato, per passare dai ritmi e dai temi di chitarra con finger picking, con dei passaggi ragtime un po' gezzati, mischiava un po', riusciva a mischiare anche altre cose insieme. Infatti nelle sue antologie che troviamo dei generi molto diversi tra loro, concepiti poi anche in periodi simili, quindi non è che abbia avuto dei momenti, come poteva capitare. Una volta parlai di Dizzy Gillespie, il suo momento cubano, o il suo periodo cubano, dove negli anni 40 va a Cuba, incontra Giano Pozzo, e il suo periodo cubano fatto di percussioni, fatto di controtempi. Lui non è che ha avuto un periodo ragtime, ha avuto un periodo blues, un periodo folk, un periodo shuffle, un periodo swing. Lui componeva in diversi modi di suonare la chitarra, in diversi modi di comporre la melodia, ma anche il testo. Quindi qui vediamo che viene fuori tutto un discorso molto variegato e viene svolto contemporaneamente. Lui viene investito proprio dalla musica a 360 gradi ed è questo motivo che lui riesce a fare cose molto molto importanti. Poi oltretutto aggiungo anche che c'era la parte del personaggio, era famoso non solamente per questo, era famoso perché era una sorta di acrobata della chitarra. Lui arrivava addirittura a fare dei numeri mettendosi la chitarra sotto le ginocchia e suonando, oppure mettersi la chitarra dietro al collo e iniziare a fare dei soli con la chitarra dietro. Erano tutti numeri particolari di intrattenimento che mostravano la sua grandissima abilità in tutto quello che è il discorso importante legato proprio all'utilità che lui aveva con il suo corpo, con le sue mani, allo strumento che era appunto la chitarra. Quindi di novità ce ne sono tante, c'è anche lo showman che va ad entrare insieme già ad una vena poetica importante, ad un modo di scrivere musica importante, anche questo, e va a chiudere perfettamente il cerchio. Charlie Patton riesce a mettere insieme un po' tutto. È per questo motivo che forse è arrivato ad essere considerato tale, perché riusciva ad inglobare in sé una serie di 4 o 5 artisti differenti in un'unica persona. Purtroppo muore presto il 28 aprile del 1934 e anche in questo caso, come dicevo all'inizio, nella tomba c'è questa dicotomia con i nomi Charlie, c'è scritto Charlie.
E cosa importante di cui io volevo parlarvi anche è il discorso legato alla sepoltura di Charlie Patton, una normale lapide. Poi, grazie a un personaggio che nel luglio del 90, un tale John Fogerty, vi ricordate i Creedence Clearwater Revival? Band storica della West Coast californiana, fine anni 60, ecco. Si rifacevano tantissimo al blues, da Led Belly, a questi generi musicali minori o comunque legati alla cultura afroamericana. John Fogerty, cantante e chitarrista dei Creedence Clearwater Revival, nel 90 si organizzò in modo tale da finanziare tramite il Mount Zion Memorial Fund appunto il restauro della lapide di Charlie Patton. Come vedete, dopo i musicisti che sono stati grati proprio alla sua musica, anche senza conoscere questo artista, si sono dati da fare per ricordarlo, per riportarlo sempre in auge, alla memoria di tutti e farlo conoscere chi chiaramente non lo conosceva. E per quello che riguarda i riconoscimenti che ha avuto Charlie Patton, chiaramente sono tutti riconoscimenti che sono venuti fuori dopo la sua morte, capita sempre così. Screamin' and Hollering the Blues, The World of Charlie Patton, che è un cofanetto che contiene tutte le registrazioni di Charlie Patton, che vi ricordo era prodotto dalla Paramount, quindi non è che era prodotto da un'azienda discografica in un sottoscala, era una major molto molto importante, e lui con questa raccolta ha vinto il Grammy Awards nel 2003 come miglior album storico. E invece la canzone di Patton, Pony Blues, datata 1929, è stata inserita nella National Recording Preservation Board della Library of Congress, National Record Registry, nel 2006, quindi è finito come documento storico sulla cultura nazionale americana proprio nella libreria del Congresso, che vi ricordo, la libreria del Congresso è un discorso molto importante perché nella libreria del Congresso si effettuano anche concerti di musica tradizionale statunitense, ma non solo, anche di altri artisti che vengono da altre parti del mondo, legate sempre comunque al genere musicale popolare. Penso di aver detto tutto di questo grande personaggio, andatevelo a sentire, vi lascerò anche dei link in descrizione con dei brani secondo me molto importanti di Charlie Patton, è inutile stare qui a raccontare, ha scritto questa, quella, quell'altra canzone, ne sono veramente tante, ve le metto tutte quante in descrizione, perlomeno quelle che io considero per me le migliori, poi le altre riuscite a trovare tranquillamente vedendo i vari link consigliati sul tubo. Grazie a tutti da Dario Spesani, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale!